Come ha fatto Felice Maniero a diventare il capo di una delle mafie più potenti e temute d'Italia, dominando il Veneto con la sua spietatezza e astuzia? E cosa ha causato la sua drammatica caduta che ha portato alla fine della Mala del Brenta dopo anni di dominio incontrastato? Riviera del Brenta, anni 50, una terra bagnata dai canali veneziani, ma arida di opportunità. Il dopoguerra ha lasciato cicatrici profonde. Le famiglie vivono di lavori stagionali nei campi e miseri impieghi manifatturieri. In questo contesto di fame e indigenza nasce il futuro Faccia d'Angelo. Questo è il racconto di Felice Maniero, l'uomo che dalla povertà è asceso al vertice del crimine organizzato. La Riviera del Brenta è un'area rurale depressa, con un'economia agricola arretrata. Le famiglie, in condizioni di quasi totale autosufficienza, affrontano redditi tra i più bassi d'Italia, mentre l'emigrazione è spesso l'unica via di fuga. I braccianti, oppressi dai latifondi, lavorano duramente per pochi spiccioli, senza speranze di miglioramento. Prima della Mala del Brenta, il territorio era già segnato da piccola criminalità. Negli anni 60 e 70, bande come la Banda Toninato aprirono la strada a un nuovo stile di crimine, utilizzando automobili per furti di bestiame e colpi più rapidi. Questi gruppi, però, restavano legati al territorio, privi di una vera organizzazione e di ambizioni più grandi. Felice Maniero nasce il 2 dicembre 1954 a Campolongo Maggiore, nella Riviera del Brenta. La sua famiglia gestisce un bar che, di notte, diventa un punto di ritrovo per i malavitosi locali. Il padre, pur non essendo un criminale, si dedica a piccoli traffici illegali, mentre la madre, rigida ma protettiva, non riesce a tenerlo lontano dalle cattive compagnie. Fin da piccolo, Felice mostra un'intelligenza spiccata, ma alla scuola è un fallimento. Abbandona gli studi attratto dal denaro facile. A 16 anni viene arrestato per un furto, entrando così in contatto col mondo criminale attraverso il carcere minorile. Negli anni 70 la Riviera del Brenta, vicina a Venezia e ai suoi casinò, offre opportunità per il crimine. Contrabbando di sigarette, alcolici e droga sono all'ordine del giorno. Maniero capisce che non basta essere un ladruncolo, serve organizzazione. Impara dagli errori delle bande locali e inizia a costruire una rete di giovani disposti a tutto, usando la sua abilità persuasiva per diventare leader. I primi colpi, come rapine a negozi e magazzini, gli forniscono il capitale per attività più ambiziose. Questi anni segnano la sua trasformazione. Un ragazzo di provincia che, spinto da difficoltà economiche e un contesto degradato, si avvia verso una vita criminale. Ma sarà negli anni '80 che Maniero fonderà la Mala del Brenta, cambiando per sempre la criminalità del Nord Italia. Negli anni '80, mentre le mafie tradizionali dominano il sud, nel nord-est emerge una nuova forza criminale, la Mala del Brenta. Radicata nella povertà e nel contrabbando, questa organizzazione trasforma il Veneto in un centro del crimine organizzato, sfidando le mafie storiche. Al centro di tutto c'è Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo, leader capace di trasformare un gruppo di delinquenti locali in una macchina criminale ben organizzata. L'economia in evoluzione del nord-est offre nuove opportunità per il crimine. Droga e armi sostituiscono il contrabbando di sigarette. A differenza del sud, il nord-est è impreparato a fronteggiare un'organizzazione strutturata e la polizia si limita a inseguire piccoli delinquenti, ignorando il sistema mafioso nascente. Maniero emerge come un abile stratega, pianifica rapine nei minimi dettagli, coinvolge uomini fidati e adotta tecniche innovative, come l'uso di esplosivi e depistaggi per confondere le forze dell'ordine. Le rapine a banche e gioiellerie, come l'assalto alla Cassa di Risparmio di Padova, segnano il salto di qualità della banda. Con i profitti accumulati, Maniero fonda la Mala del Brenta, ispirandosi alle mafie tradizionali, ma con un'organizzazione moderna e gerarchica. Ogni membro ha un ruolo specifico, mentre Maniero prende tutte le decisioni chiave. Non ci sono rituali complessi, servono solo fedeltà e capacità, ma i tradimenti sono puniti con violenza estrema. La svolta arriva con il traffico di droga e armi. Maniero stringe alleanze con camorra e mafia siciliana, diventando uno dei principali distributori di eroina e cocaina nel nord Italia. I Balcani forniscono armi a basso costo che la Mala rivende con enormi profitti, consolidando il suo potere. Maniero usa il denaro per corrompere poliziotti, politici e magistrati, proteggendo così la sua organizzazione e garantendole anni di impunità. Carismatico e manipolatore, Maniero guida la Mala al culmine del potere, puntando a farne un'impresa criminale internazionale. Tuttavia, il successo ha un prezzo e le prime crepe iniziano a emergere, preludio a un'inevitabile resa dei conti. Negli anni 90, la Mala del Brenta raggiunge il culmine del suo potere. Grazie a una rete di alleanze consolidate, una struttura quasi imprenditoriale e una gestione impeccabile, l'organizzazione di Felice Maniero diventa una multinazionale del crimine. Il traffico di droga, il contrabbando di armi e il riciclaggio di denaro sporco permettono alla banda di espandersi a livello internazionale, con forti radici in Italia e connessioni in Europa. La Mala del Brenta diventa uno degli attori più temuti nel panorama criminale, capace di sfidare le autorità e di manipolare il sistema a suo favore.
favore. A differenza di altre organizzazioni, la Mala del Brenta si distingue per la sua gestione strutturata e centralizzata. Maniero, simile a un CEO senza scrupoli, mantiene il controllo senza esporsi troppo. Ogni settore è affidato a capi area che rispondono direttamente a lui, garantendo efficienza e discrezione. Le attività principali, come il traffico di droga e le rapine, sono supervisionate con precisione e ogni zona del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia è sotto il controllo di un responsabile. Il traffico di droga diventa il motore economico principale, con ingenti quantità di eroina e cocaina importate dalle rotte balcaniche e dal sud Italia, grazie alle alleanze con la mafia siciliana e la camorra. Questi traffici rendono Maniero uno dei principali attori in una rete internazionale, mentre la banda guadagna enormi somme. Parallelamente, la Mala si distingue anche per il riciclaggio del denaro, utilizzando società di facciata per mascherare i guadagni illeciti e inserirsi nel mondo legittimo degli affari, proteggendo così le proprie operazioni. Le rotte per la droga sono anche sfruttate per il contrabbando di armi. Con la crescente domanda di armi da parte di bande rivali e gruppi paramilitari, la Mala del Brenta diventa un fornitore importante, esercitando violenza quando necessario e intimorendo chiunque cerchi di sfidarla. Oltre al traffico internazionale, l'organizzazione esercita anche un forte controllo locale, praticando estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori, soprattutto nel Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove il pizzo è imposto con minacce e violenze. Il potere e la ricchezza accumulati permettono a Maniero di guadagnarsi il rispetto delle mafie tradizionali del sud, come la camorra e la mafia siciliana. Le alleanze si rafforzano negli anni 90, con la Mala del Brenta che diventa un intermediario tra il sud e il resto d'Italia. La camorra e la banda di Maniero collaborano per il traffico di cocaina, mentre la mafia siciliana si concentra sul riciclaggio di denaro, con Maniero che gestisce le operazioni di money laundering. Questi legami rafforzano ulteriormente l'organizzazione, pur generando rivalità con altre bande. Maniero, abile stratega, mantiene il controllo assoluto della sua organizzazione. Le cellule autonome della banda rispondono a lui per ogni mossa importante e chi commette errori viene punito con violenza estrema. La sua leadership impone paura e le esecuzioni di traditori o poliziotti corrotti sono rapide e brutali, garantendo che l'organizzazione resti sotto un controllo perfetto. Con i guadagni provenienti dalle attività illegali, la Mala del Brenta investe anche nel settore legale, creando un vero e proprio impero economico. Le società di facciata come ristoranti, alberghi e agenzie immobiliari sono solo la punta dell'iceberg. La vera potenza dell'organizzazione risiede nella sua capacità di infiltrarsi nell'economia legittima, con contatti nei settori strategici come quello bancario e le amministrazioni locali. Tuttavia, nonostante l'apparente invincibilità della Mala del Brenta, il declino è inevitabile. Le indagini delle forze dell'ordine, le incriminazioni e i crescenti tradimenti cominciano a minare la stabilità dell'organizzazione. Maniero dovrà affrontare nuove sfide interne ed esterne, segnando l'inizio di un periodo turbolento per la sua banda. Negli anni 90 la Mala del Brenta inizia il suo declino a causa di una crescente pressione delle forze dell'ordine e di conflitti interni. Le indagini diventano sempre più mirate, con l'operazione Mala del Brenta del 1991 che segna un punto cruciale. Vengono arrestati membri di rilievo e soprattutto emerge una rete di informatori infiltrati. La portata internazionale dei traffici del gruppo complica ulteriormente la situazione, coinvolgendo anche l'Interpol e Europol. La crescente infiltrazione di pentiti e collaboratori di giustizia accelera la disgregazione dell'organizzazione, con i più stretti alleati di Maniero che cedono sotto la pressione delle indagini. Il colpo definitivo arriva nel 1993, quando Felice Maniero viene arrestato durante una serie di blitz. Nonostante la sua cattura rappresenti una grande vittoria per le forze dell'ordine, l'organizzazione non si dissolve immediatamente. Maniero riesce a sfuggire alla cattura per anni, ma quando viene finalmente arrestato a Treviso, la banda inizia a disintegrarsi. Nel 1996 Maniero viene condannato a più di 30 anni di carcere per associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni e omicidi. La Mala del Brenta, priva della sua guida carismatica, perde progressivamente il controllo delle sue operazioni, con alleanze che si indeboliscono e membri che tradiscono l'organizzazione. Con il passare del tempo, la banda scompare dalla scena criminale, assorbita da altre mafie italiane, incapace di competere con la camorra, la mafia siciliana e la 'ndrangheta. Anche se la Mala del Brenta è ormai formalmente scomparsa, la sua eredità permane nella storia del crimine organizzato italiano. La figura di Felice Maniero rimane simbolica, testimone di una delle mafie più temute del nord Italia e di un'imponente carriera criminale. La sua abilità nel costruire un impero criminale tanto vasto e strutturato e nel mantenere il controllo per decenni lo consacrano come uno dei boss più noti della storia del crimine italiano. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un like e iscriverti al nostro canale. In questo
questo modo potrai rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti, in cui raccontiamo storie sulle mafie italiane e di cronaca italiana. Se ti interessano storie come questa, in cui esploriamo il lato oscuro delle mafie italiane, basta cliccare qui sotto per vedere altri video simili che approfondiscono le storie di Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta e altre organizzazioni criminali del nostro paese. Questo è Nero su Bianco.